Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 16, è un'edizione Centauria, il modello è in scala 1:8 e la macchina, tra i tanti titoli vinti, ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Röhrl e il suo navigatore copilota Christian. Sulla fiancata il numero 1. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete in ogni collezione che deciderete di intraprendere con i numeri utili e servizi. Abbiamo un po' di parti, c'è da montare un po' e bisogna fare attenzione alla posizione di questi braccetti, perché, come vi ho detto tante volte, quando troviamo soltanto un numero, in questo caso abbiamo un numero e una lettera su tutti e due i pezzi, vuol dire che sono identici, ma non vuol dire che possiamo montarli come vogliamo, e poi vi farò vedere proprio nello specifico come inclinazione. Infatti, non so se ci avete fatto caso, nella parte più lunga, per parte più lunga intendo questa, qua abbiamo, vedete la parte sottocalibrata che è più corta, qua è più lunga, abbiamo, lo vediamo dopo, andiamo avanti. Qui abbiamo le fasi di montaggio, sono spiegate molto bene. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il cuore ragazzi. Come vi ho già detto nell'altro video precedente, il numero 15, questo è il 16, ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo solo grazie a voi. Saluto quindi tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere dico questo. Ragazzi, ricordatevi che l'iscrizione è gratuita. Se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Guardate che bella questa fotografia. Pazzesco, c'è di tutto. Guardate le barre antitorsione qui, sui laterali. Bellissimo. Qua c'è il motore che abbiamo qui qualche parte aperta perché lo stanno ovviamente revisionando, stanno intervenendo i meccanici. Comunque, tornando a noi, e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Lavoreremo sul pianale, quella parte veramente molto grande. Ecco qui. Intanto andiamo a vedere nello specifico i pezzi. Questo è in metallo ed è il telaietto delle sospensioni anteriori. Queste le prende tutte e due. Questi sono i tiranti, anche quelli in metallo, anche questo è in metallo, che è il braccetto inferiore della sospensione destra. Questi sono in metallo, che sono le forcelle, così chiamate. Abbiamo questo che è in plastica, la traversa inferiore, e 4 serie di viti. Eccole qui. 3 sono da avvitare nel metallo. Io, come sapete, mi sono avvalso di un lubrificante per crearmi i filetti,
ma non su tutti i filetti, o meglio, uso il grasso su tutti i filetti, ma ci sono 2 fori dove sono andato ad avvitare le viti che poi vi farò vedere e non mi sono creato i filetti. Vi sconsiglio di farlo anche voi, perché vi sconsiglio, mi sono un po' incespicato. Va bene, forse l'ho detto anche corretto, però ecco, puntualizzo meglio. Non vi consiglio di farli i filetti in questo caso nelle viti che vi farò vedere, perché prende poco la vite, quindi deve lavorare poco nel filetto che deve andarsi a creare ed è meglio non crearselo. Quindi andiamo nello specifico a fare i filetti con il lubrificante quando abbiamo proprio il foro che è lungo come la lunghezza della vite. In questo caso, come vedrete, prende veramente poco e non è il caso di farsi il filetto. Cribbio 2 minuti per dire una cosa semplicissima, mamma mia. E vabbè, abbiamo quindi AM, CM e ABM con la lettera finale M, tutto va avvitato nel metallo, e infine AP, plastica, e qui ovviamente assolutamente non usiamo nessun tipo di lubrificante. Bene, procediamo. Prendiamo 2 VTCM ed ecco qua, in questo caso che andiamo a lavorare sul telaglietto, eccole qui le VTCM, non usate lubrificante, avvitatele direttamente così. Vi fermate prima che la vite esca qua, però ascoltate, una è qua e va bene. Io sono andato già a avvitarla qui che non abbiamo ancora il braccetto, questa va messa qui, ecco. Perfetto. Quindi abbiamo detto 2 VTCM. Prendiamo il braccetto, lo mettiamo così. Se non entra ci basterà svitare un po' la vite CM. Non dobbiamo sforzare nulla e adesso possiamo stringere. Stringete forte, ovviamente non arrivate a spezzare la vite. Ecco qui, controlliamo che si muova bene, bascula benissimo, perfetto. Poi vi faccio vedere una cosa su questi. Io sono andato già ad avvitarmi la vite AM, qui ho usato il lubrificante. Guardate, non è uguale metterlo così o così, riuscite lo stesso ad avvitarlo, ma è sbagliato, solo una è la posizione corretta, che è questa. Poi vi farò vedere. Questo va contro il braccetto, ok? Qui, guardate. Adesso cerco di levare la vite e vi faccio vedere meglio l'inclinazione. Vedete che va verso il basso? Ma se io la giro, avete visto com'è storta? Quindi attenzione, non va avvitata così, va avvitata così. Perché, guardate, così è corretto, così non è corretto. Perché, guardate sotto, non tocca
su tutta la superficie il braccetto. Se lo giro con questa inclinazione, lui tocca su tutta la superficie. Spero di essere stato chiaro. Bene. Poi sui braccetti, quelli che vi ho appena fatto vedere, sono andato a mettermi le viti AM, come vi ho detto prima, e me le sono già avvitate, così mi sono creati i filetti, ok? Poi ho preso le due forcelle, dove abbiamo il foro passante da una parte e dall'altra è più piccolo. È ovvio che la vite dovete farla entrare subito nel foro passante, vi faccio vedere. Ecco. Qui si mette che passa attraverso e poi c'è. Anche qui non vi create il filetto, avvitatela direttamente senza l'ausilio di lubrificante. Perché? Perché prende veramente poco la vite e non serve, ricordatevelo. Non dobbiamo usare il lubrificante se non serve. Mentre invece qui andiamo sempre a mettere la vite AM e qui ho usato lubrificante. Quindi anche qui vite AM e mi sono creati i filetti su tutte e due ovviamente. Qui ho avvitato le viti AP, ma non sono andato fino in fondo, ho soltanto creato l'invito. Eccole qui le viti AP. Questa è plastica, non usate lubrificante, mi raccomando. Poi abbiamo ancora da vedere il telaio dove ho avvitato 4 viti CM e qui ho usato lubrificante. Ecco qui il telaio. Alla fine poi di questa sessione di montaggio rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 16, e poi ci salutiamo. Ecco qui, potete già vedere le viti nella loro sede, ok? Adesso guardate, questo va messo così, perfetto. Allora facciamo così, loro ci fanno montare questi dopo, però è più semplice farlo adesso. Quindi vado a svitarmi la vite AM, qui abbiamo uno scasso e qui abbiamo il segmento, vedete? Ok, lo andiamo a mettere qui. Anche questo, attenzione, io vi sto facendo vedere che la vite è rivolta verso qua, perché voi stavo guardando se è uguale destra e sinistra, se vi potete sbagliare. No, non vi potete sbagliare, quindi niente, quello che stavo dicendo non ve lo dico più. In sintesi vi volevo fare notare che la vite va messa verso l'esterno, però vedo che non vi potete sbagliare perché da quest'altra parte va sempre verso l'esterno, quindi va bene così. Mettiamo dentro il pezzo e avvitiamo subito. E poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Se vi siete creati i filetti vi basterà girare al contrario il cacciavite. Quando sentirete il clac, eccolo qui, vorrà dire che potrete avvitare in sicurezza senza nessun pericolo di creare danni. Stringete forte, mi raccomando.
Perfetto. Vado a rimuovermi le 4 viti AP. E le metto qui. Prendo il telaietto, eccolo qua, perfetto, svito le 4 viti CM, e vado a montare il telaietto così. Qui abbiamo i bordi interni per consentire ai perni di entrare nella loro sede dedicata. Eccoli qua. Perfetto. Avvitiamo senza stringere. Puntiamo soltanto tutte e 4 le viti e poi stringiamo alla fine, dopo aver controllato. Attenzione quando fate questa operazione, ragazzi, adesso vi faccio vedere una cosa. Avete visto che l'ho alzato? Perché questa parte esce fuori dal telaio. Se schiacciate, guardate, la spezzate. Quindi attenzione, controlliamo, posso stringere. Vi do anche un altro consiglio. I montaggi che avete fatto nei numeri precedenti, quindi tutte le viti che avete messo, provate ad andarle a controllare tutte, vedrete che vi consentiranno ancora di fare un po' di giro. Non esagerate, non spezzatele, non rompetele, mi raccomando. Bene, a questo punto andiamo a mettere questo, il telaietto in plastica. Per fare questo però, attenzione, andiamo ad allentare le viti di questo. Perché la direzione poi giusta ce la daranno questi punti qui, 4. E poi stringeremo dopo aver messo le viti AP sulla plastica. Prima di avvitare, fate entrare, guardate, queste parti fatele entrare perfettamente nel foro, altrimenti rovinate il filetto sulla plastica e poi dovete riparare il danno. Ricordatevi di non premere troppo perché sotto c'è questa parte qui, sempre che è delicata. Finché l'appoggiate solo non succede nulla, ma se vi dimenticate e premete troppo rischiate di danneggiarla. Ecco qui.
E infine l'ultima. Questo modello è veramente grande e mi piace perché ha una struttura super resistente. Ecco qua, possiamo stringere tutto. Senza esagerare, ricordatevi che questa è di plastica. Ok? Questa vite qui non prende. E allora aspettate che metto pausa, perché io sono fortunato, perché facendo tante collezioni posso sostituirla. Eccomi qua. Al posto della vite AP userò una vite UP della collezione Ford Gran Torino di Starsky Hutch, che come vedete è più lunga e appena più grande e andrà benissimo. Ecco qua. Bene, adesso capovolgiamo il modello, così, perfetto. Ok. Non vi potete sbagliare, io adesso vi ho già messo la vite, però anche se non vi avessi messo la vite, può entrare solo da una parte, qui, da quest'altra è larga, la barra è larga e non entra, ok? Allora, ecco qua, vi faccio rivedere, io andrò a avvitarla così, guardate la barra e lei poi scende giù, se la giro sale, lo so che ve l'ho già detto, però preferisco dirvelo una volta in più, piuttosto che correre il rischio che magari qualcuno non abbia capito quello che volevo dire. Ecco qua, prendo la vite AM e avvito qui. Non stringiamo forte, perché dobbiamo anche andare adesso a metterlo qua nella forcella e useremo per fissarlo sulla forcella la vite ABM, che vado a rimuovere. Allento un po' questa, ecco qui. Se fa fatica ad entrare, lavorate su questo braccetto, allargatelo un po' come ho fatto io e poi stringete, e stringete bene, ma attenzione, quando arrivate in battuta che sentite che la vite vi dà già la resistenza, non andate oltre, perché prende veramente poco dietro il filetto e si spezza subito, o meglio, non è che si spezza, ho sbagliato il termine, si spana subito il filetto, quindi mi raccomando, andiamo a avvitare qui,
Controlliamo il movimento ed è perfetto, va benissimo. Mettiamo l'altra da quest'altra parte, io la vite la lascerò rivolta all'insù, che mi servirà ovviamente poi quando andremo a montare l'altro nei numeri successivi. Non ci dimentichiamo di andare a stringere nuovamente il telaietto in metallo anteriore che avevamo allentato per poter far lavorare bene queste parti, così lui con le viti lente se l'è portato nella giusta direzione. Avete capito? Quindi prima l'avevamo soltanto avvitato e poteva essere andato un po' a sinistra, un po' più a destra. Parliamo di decimi di millimetro ovviamente, perché c'è la sua sede, non è che può andare chissà dove. Però allentandolo lui se l'è portato nella giusta posizione e adesso possiamo stringere. Bellissimo. Adesso non mi rimane che prendere tutto quello che ho montato e poi ci salutiamo. Il motore, guardate che meraviglia. Io sono affascinato proprio da come è stato riprodotto, i gommini qui, queste attenzioni, queste gomma per l'antivibrazione. Vi rendete conto che il motore viene fissato? Adesso vi farò vedere su queste due staffe qui, ma hanno messo il gommino sotto come nella macchina vera. E poi abbiamo queste parti qui in gomma bellissime, dove poi c'è il semiasse che entra all'interno del differenziale. Bellissimo, bellissimo. Ecco qui. I due semiassi. Ruota anteriore sinistra. Che poi, in realtà, noi potremmo già montarla. Non ce la fanno montare, ma potremmo già montarla, vedete? Non dobbiamo fare altro che mettere le viti qui e poi mettere l'altra vite qui, come abbiamo fatto adesso, e l'abbiamo montato. Però, insomma, non ci dicono di farlo, non lo facciamo. Ecco qua. Guardate il musetto. Che spettacolo. Io voglio fare un primo piano. La plastica per riprodurre le frecce sembra vera, guardate. C'è scritto H4. Pazzesco. E poi il cofano anteriore. Eccolo qua. E abbiamo finito. Tutto in metallo,
targhette in alluminio avvitate. Avete visto che spettacolo? E all'interno il pannello insonorizzante in vetro resina, sembra davvero vetro resina, e qui abbiamo tutte le finte guarnizioni per la battuta su tutti gli elementi all'interno del motore, o meglio sotto nel vano motore. Guardate il paracalore, perché qui è dove abbiamo la turbina. Che devo dirvi? Grazie a tutti del vostro tempo. Vi consiglio di fare questo modello perché vale tutti i soldi che costa, perché è fatto veramente bene. A me Centauria piace veramente. L'unica cosa che non mi piace di questa azienda, così come anche delle altre, è che non hanno assolutamente un controllo qualità sui pezzi, chiedo scusa. Anche se poi non vi creano problemi, vi cambiano qualsiasi cosa vi possa arrivare con difetto a casa, dopo che avrete fatto le foto, ovviamente, perché oggettivamente deve essere difettato il pezzo, devo essere certi che il pezzo sono loro che sono in difetto, e quindi ve lo sostituiscono se avete fatto l'abbonamento senza neanche richiedervi il pezzo indietro. Bisogna specificare però la collezione e il numero del fascicolo, mi raccomando. Bene ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi la foto per la copertina e sinceramente non so come potrò farla perché non mi sta più. Questo è un cubo box da 80 cm x 80, guardate. Questa è una macchina che mi è stata commissionata da un mio carissimo iscritto, Giovanni, il quale saluto. Ciao Giovanni carissimo, ci sentiamo presto. Vi ho salutato, sì, vi ho salutato. Non volevo chiudere dimenticandomi qualcosa. Ragazzi, come vi ho già detto, le visualizzazioni che ho ottenuto, le ho ottenute grazie a voi. Grazie. Lo so che è poco dirvi grazie, però è un grazie sincero. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.